Buongiorno, il tempio alle mie spalle, il tempio valdese di Bobbio Pellice, è stato costruito in un periodo che non conosciamo perfettamente, ma che va tra il 1704 e il 1708. In realtà questo non è il primo tempio valdese di Bobbio Pellice. I valdesi erano presenti in questa valle fin da molti secoli prima e noi sappiamo che nel 1500 i valdesi celebravano i loro culti nella Chiesa cattolica. Le chiese a quell'epoca erano di proprietà del comune e dato che la stragrande maggioranza degli abitanti del paese erano valdesi, di fatto loro utilizzavano l'edificio pubblico per i loro culti. La storia dei valdesi purtroppo però è una storia di grandi persecuzioni, di grandi drammi e uno degli eventi più disastrosi, più sanguinosi e catastrofici si svolge verso la fine del 1600 quando i duchi di Savoia e il re di Francia costringono i valdesi all'esilio in Svizzera e poi con la prospettiva, che fortunatamente non è accaduta, di trasferirsi fino alla Germania, e in quegli anni tutti i templi valdesi vengono distrutti, meno il tempio di Prali che si trova dall'altra parte di queste montagne, che venne trasformato in una chiesa cattolica. Al ritorno con il glorioso rimpatrio nel 1689 i valdesi ricostruirono il tempio e questo che noi vediamo dietro di me è l'esito di quell'impegno. Però mantennero il campanile e questo spiega la singolare situazione. La posizione del campanile è singolare perché, come vedete, è molto distante dal tempio e si trova sopra una roccia. Possiamo quindi immaginare che l'edificio precedente, quello distrutto durante le persecuzioni, non fosse in questa posizione, ma fosse più vicino al campanile e forse fosse parallelo al campanile, non perpendicolare come quello di oggi. Attorno a questo campanile noi possiamo trovare due gustosi aneddoti. Il primo è quello che vi invito ad osservare. Voi vedrete che c'è un orologio analogico, peraltro perfettamente funzionante, che però ha una curiosità, ha un'unica lancetta. Segna anche i minuti, anche se bisogna prestare un po' di attenzione per capire esattamente che minuti sono. In realtà ci sono molti orologi antichi da campanile che sono fatti in questo modo, cioè con una sola lancetta. Non è una cosa specifica, però è interessante come testimonianza di una cultura diversa dalla nostra, la cultura in cui non c'è l'ansia di spaccare il secondo, ma basta il colpo d'occhio per vedere grosso modo che ore sono. Era sufficiente per la cultura contadina di questo paese. L'altra curiosità, che sicuramente è una leggenda, ma è una bella leggenda, è che il campanile è costruito su una roccia. Questo ci rimanda da una parte a una parola di Gesù che ci ricorda l'importanza della casa sulla roccia, ma ci ricorda anche una storia secondo la quale i valdesi non potevano costruire un campanile più alto dei cattolici. La Chiesa cattolica si trova dall'altra parte del paese e allora dice la leggenda che i valdesi costruirono il campanile più basso rispetto ai cattolici, ma su una roccia, e quindi di fatto più alto di quello cattolico. Potremmo dire una versione bobbiese dell'antico adagio: contadino, scarpe grosse e cervello fino.